Amici di Essere Manager, benvenuti, ben ritrovati. Oggi parliamo di come l'arte della segmentazione può aiutarvi a trovare il vostro mercato di nicchia. Voglio condividere con voi un'esperienza che ha segnato una svolta nella mia carriera. Qualche anno fa, mentre gestivo la mia startup nel settore tecnologico, mi sono imbattuto in un ostacolo apparentemente insormontabile. Nonostante un prodotto innovativo, le vendite stentavano a decollare. Fu allora che, per caso, scoprì il potere della segmentazione del mercato. Attraverso un'attenta analisi abbiamo identificato un gruppo specifico di clienti che aveva bisogno esattamente di ciò che offrivamo. Concentrando tutte le nostre risorse su questo segmento, non solo le vendite sono aumentate esponenzialmente, ma abbiamo anche potuto affinare ulteriormente il nostro prodotto per soddisfare meglio le esigenze di quel particolare gruppo. Questa esperienza ha trasformato completamente il mio modo di pensare al mercato e alla vendita, insegnandomi che conoscere e servire bene un segmento specifico può essere molto più redditizio che cercare di piacere a tutti. Parliamo ora di cosa significa realmente segmentare il mercato. La segmentazione del mercato è l'arte di suddividere un ampio mercato in sottogruppi di consumatori con esigenze, desideri o caratteristiche simili. Questo permette alle aziende di concentrare le loro strategie di marketing su specifici gruppi di clienti, piuttosto che su un mercato generico. Un esempio storico emblematico è quello di Ford e della sua Model T, disponibile solo in nero. Quando General Motors introdusse automobili di diversi colori e stili, segmentando il mercato in base alle preferenze personali, Ford perse rapidamente la sua quota di mercato dominante. In tempi più recenti abbiamo visto aziende tecnologiche come Apple utilizzare la segmentazione per creare prodotti che soddisfano specifiche esigenze dei consumatori, come l'iPad per gli utenti che desiderano la portabilità di uno smartphone con le funzionalità di un computer. Questi esempi mostrano chiaramente come la segmentazione possa essere un fattore determinante nel successo o nell'insuccesso di un'azienda nelle vendite. Passiamo ora ai criteri di segmentazione. Questi possono essere suddivisi in diverse categorie: geografici, demografici, comportamentali e psicografici. Prendiamo ad esempio la segmentazione geografica. Aziende come Starbucks hanno adottato i loro menù a seconda delle location, offrendo prodotti specifici per le preferenze locali. Sul fronte demografico pensiamo a come le aziende di cosmetici creano linee di prodotti per fasce di età diverse, come prodotti anti-invecchiamento per un pubblico più maturo. Nel contesto comportamentale, Netflix usa l'analisi dei dati di visualizzazione per suggerire contenuti personalizzati a ciascun utente. Infine, la segmentazione psicografica si vede chiaramente in marchi come Patagonia, che si rivolge a clienti che valorizzano la sostenibilità e l'attivismo ambientale. Ogni criterio ha la sua unicità e, se utilizzato saggiamente, può portare a un grande successo nel raggiungere e soddisfare il proprio mercato di riferimento. Identificare il proprio target di mercato richiede un'analisi attenta e strategica. Iniziamo con la ricerca di mercato per comprendere chi sono i nostri clienti ideali. Ad esempio, una startup di abbigliamento può condurre sondaggi e analizzare dati sui social media per capire le preferenze di stile dei giovani adulti. È importante anche valutare la dimensione del mercato target e il suo potenziale di crescita.
Esperti del settore come Philip Kotler suggeriscono di considerare non solo chi sono attualmente i nostri clienti, ma anche chi potrebbero essere in futuro. Inoltre, ascoltare direttamente i feedback dei clienti può fornire indicazioni preziose per affinare il nostro target. Questo processo, se fatto con cura, ci guiderà verso la definizione di un segmento di mercato chiaramente identificato e maggiormente ricettivo alle nostre offerte. La segmentazione mirata offre numerosi vantaggi, tra cui la personalizzazione dell'offerta. Ad esempio, Amazon ha trasformato la personalizzazione in una scienza esatta, suggerendo prodotti in base alla cronologia di acquisto e di navigazione degli utenti, aumentando così sia la soddisfazione del cliente che le vendite. Un altro vantaggio è l'efficienza delle campagne di marketing. Prendiamo Nike, che segmenta il mercato in base all'attività sportiva, riuscendo a creare messaggi pubblicitari molto più efficaci e mirati. Inoltre, la segmentazione consente un migliore posizionamento sul mercato. Pensiamo a come Tesla ha inizialmente segmentato il mercato auto verso un pubblico di fascia alta, attento all'ambiente, prima di espandersi verso segmenti più ampi. Questi esempi dimostrano come una segmentazione mirata possa portare a un maggiore coinvolgimento del cliente, marketing più efficace e un posizionamento di successo nel mercato. Per una segmentazione efficace è fondamentale unire tecniche analitiche a intuizioni di mercato. Un primo passo può essere l'analisi dei dati dei clienti, come fa Spotify per scoprire abitudini e preferenze musicali, segmentando l'offerta in base ai gusti degli utenti. Inoltre, l'uso di strumenti di analisi di mercato come Google Analytics può aiutare a identificare tendenze e segmenti di nicchia. Combinando questi approcci con creatività e innovazione si possono sviluppare strategie di segmentazione che non solo raggiungono ma anche anticipano le esigenze del mercato. In questo episodio abbiamo esplorato insieme l'importanza vitale della segmentazione del mercato. Abbiamo visto come aziende leader come Amazon, Nike e Tesla abbiano utilizzato questa strategia per innovare e dominare i loro settori. Ora vi invito a riflettere. Come potete applicare questi insegnamenti alla vostra attività? La segmentazione non è solo una tattica di marketing, ma una filosofia di business che mette il cliente al centro di ogni decisione. Mentre vi preparate al prossimo passo nel vostro viaggio professionale, considerate come la segmentazione possa trasformare anche la vostra impresa. Questo è tutto per oggi, amici di Essere Manager. Ricordate il motto: agisci per dare valore a ogni giorno. Vi ringrazio tutti e vi rimando al prossimo episodio. A presto.